Passiamo alla parte più succosa. Quanto abbiamo speso? Gli sgay. I ghelli. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo qui sotto le Due Torri a Bologna per registrare un video molto importante, ovvero come abbiamo organizzato il nostro viaggio in Marocco. Infatti noi abbiamo fatto tutto da soli, abbiamo noleggiato una macchina, abbiamo scelto gli alloggi, tutte le varie tappe. Comunque nel mentre stiamo anche facendo colazione. Inoltre vi daremo qualche tips, dato che si dice che ad esempio nella Medina di Fez ci si perde, non si riesce a girare, oppure anche nelle altre città imperiali, vi diremo come abbiamo fatto noi a non perderci nemmeno una volta. Comunque, spoiler, è molto facile girare per la Medina, sia di Fez che di Marrakesh. Abbiamo pensato di dividere il video in 4 punti, che secondo noi sono quelli un po' più importanti. Il primo è perché abbiamo scelto l'itinerario che poi vi spiegheremo, poi andremo su come ci siamo mossi, se abbiamo preso treni, autobus, eccetera, spostamenti in generale, poi budget, quindi nello specifico vedremo quanto abbiamo speso, come ci siamo organizzati, diciamo, dal punto di vista delle uscite, e l'ultimo, dato che molti hanno paura, l'Africa, il Marocco, eccetera, cibo e cosa abbiamo fatto per non stare male. Anche qui molto semplice. Mentre ragazzi io mi verso la mia bella acqua, il mio caffè americano, cosa da ritiro del passaporto, però a me piace. Itinerario: noi siamo partiti da Casablanca, siamo atterrati a Casablanca, appunto città che è la capitale economica del Marocco, la più industrializzata, la più diciamo innovativa. E Casablanca l'abbiamo utilizzata unicamente come tappa per visitare la moschea di Hassan II, che è la moschea più grande, secondo è in teoria quella l'unica diciamo aperta al pubblico. Poi dovevamo anche fare un giro per la Medina e per la Medina Nuova, ma non c'era tempo, e questo è già un consiglio che possiamo darvi. Sicuramente preparate l'itinerario, ma poi preparatevi anche a avere degli imprevisti, dei rallentamenti, perché ce ne sono, e questo viaggio ci ha insegnato veramente questa cosa. Infatti noi siamo arrivati a Casablanca circa 2 ore dopo rispetto al nostro preventivato, questo perché ci abbiamo messo molto di più a ritirare la macchina, a ritirare i soldi in aeroporto, oltre che a fare il controllo passaporti. Infatti c'erano tantissime persone anche per la Coppa d'Africa, quindi informatevi bene sugli eventi che possono esserci, perché diciamo che l'itinerario potrebbe variare, però in generale take it easy. Quindi a Casablanca ci siamo stati circa una mezza giornata, un po' di meno, e ci siamo subito diretti verso Rabat, la capitale del Marocco, dove abbiamo passato la prima notte. Qualcuno questa tappa la salta, anzi nella maggior parte degli itinerari viene saltata. In realtà secondo noi ha molto senso per capire innanzitutto le differenze che ci sono tra la capitale e le altre città magari più piccole, oppure vedere tutta una serie di cose che non vedreste nelle altre città del Marocco, questo è sicuro. Altro consiglio spot: noi abbiamo beccato una pioggia da paura. Anche perché a dicembre-gennaio c'era una certa temperatura, nel senso che non faceva sicuramente caldissimo. Noi siamo stati anche con il giubbetto, cioè con il piumino. A questo punto abbiamo aggiunto 2 tappe fondamentali anche per conoscere la storia andalusa del Marocco, ovvero Tétouan e Chefchaouen. Tétouan fatta nel pomeriggio dopo Rabat e Chefchaouen il giorno dopo. Anche qui in realtà vi consigliamo di prendervi un pochino più di tempo per Chefchaouen, soprattutto perché i negozi o comunque le attività aprono più tardi del normale rispetto all'Italia, diciamo, per vivervela un pochino al meglio. Ad esempio, se siete come noi mattinieri, alle 8 non troverete nulla aperto, quindi dovete aspettare verso le 9:30, 10. Inoltre a Chefchaouen abbiamo fatto una delle esperienze più interessanti, ovvero una hammam. L'abbiamo fatta direttamente all'interno del Riad, quindi abbiamo fatto la cena e poi la hammam, ed è stato molto bello, soprattutto per Tommaso. Per chi si fosse perso il video, andate Recuperatelo. Tétouan solitamente non rientra negli itinerari standard, noi ve lo consigliamo perché vi dà un'idea di Marocco un pochino più autentica, perché appunto non è piena di turisti, non trovate molti occidentali, di conseguenza secondo noi trovate appunto un pochino quella realtà che magari uno va anche un po' a cercare. Il mercato è particolarmente impattante.
molto, nel senso che non vedrete cose che vedete nella Medina di Marrakesh, forse in quella di Fez, che è rimasta un po' più intatta. Volevamo mettere questa tappa proprio perché è una tappa che non fa nessuno, che non viene consigliata di solito negli itinerari. Dopo, ragazzi, parleremo anche di come ci siamo informati noi e dove prendiamo le informazioni tendenzialmente per organizzare un itinerario. La brioche tra l'altro sembra buonissima, ragazzi. All'albicocca. Anzi, fateci sapere se volete vedere anche dei video più cibo oriented, anche in giro per l'Italia, magari potrebbe essere un'idea. Dopo essere passati per il Rif, tra l'altro non abbiamo fatto Tangeri, l'abbiamo saltata per mancanza di tempo, dove sarebbe stato un ripetere e riandare su un tema che abbiamo già affrontato e conosciuto per il Marocco, ovvero quello dell'eredità andalusa. Ci siamo spostati a Fez. Nel proseguire verso Fez ci siamo fermati nella zona di Meknes. Anche qui abbiamo toccato, diciamo, con Meknes e Fez il tema delle città imperiali del Marocco. Ci siamo fermati qui per andare alla Villa Volubilia, ovvero abbiamo fatto un'esperienza che spiega un contrasto evidente nel Marocco, ovvero quello del tema legato all'alcol. Infatti è una cantina che produce vino, gestita da francesi e marocchini, e però di base i marocchini sono musulmani, quindi non potrebbero, diciamo, bere alcol. Però mi sembra che una grossa percentuale di chi appunto beve vino dalla Villa Volubilia sono marocchini. Tra l'altro ci siamo scambiati il numero con un ragazzo del Sudan, quindi vedete che si creano anche dei magari contatti ed è molto interessante come cosa comunque. Poi siamo arrivati a Fez, dove abbiamo passato una notte. Abbiamo fatto una lezione di cucina con una signora marocchina che non parlava italiano, non parlava inglese, non parlava nessuna delle nostre lingue più conosciute. Qualcosina di spagnolo? Colpa nostra, cioè lei sapeva sicuramente più lingue di noi, però è stato molto interessante. Inoltre, come vi diremo dopo, a Fez abbiamo trovato uno dei riad più belli di tutti quelli dove siamo stati. Anche qui lezione di cucina, se riuscite a farla nel Riad, secondo noi è meglio che passare per i soliti provider come Get Your Guide, eccetera. Noi, ad esempio, siamo capitati in una situazione assurda. C'era questa signora che ha fatto lo spot per la nazionale del Marocco, appunto per la Coppa d'Africa, quindi è stata anche qui una scoperta assurda. E poi sembra proprio di essere dentro la casa delle persone, perché appunto sono andati a fare la spesa giusto per noi due, ci hanno chiesto cosa volessimo mangiare, cosa volessimo preparare, e siamo stati lì insieme con i grembiulini a cucinare. Inutile dirvi che Fez secondo noi è una delle tappe che vanno fatte al 100%, a parte per tutta la storia importantissima che riguarda il Medioevo. L'autenticità che si respira a Fez non la respirate a Marrakesh, veramente è vissuta Fez anche da chi ci risiede, oltre ad essere la Medina più grande del mondo. Comunque a Fez ci abbiamo passato una giornata intera e è sufficiente per noi. Poi ci siamo spostati ad Asrow, altra tappa che viene saltata, ma qui abbiamo tutta la parte, diciamo, dedicata al macaco di Barberia, che è questa scimmia che è una specie endemica del Marocco. E infatti la mattina successiva siamo stati alla foresta dei cedri appunto per vedere le scimmie. È stato super emozionante, uno perché vedete le scimmie nella neve, cosa che di solito, diciamo, non è normale vedere, e poi perché per noi comunque è stata la prima volta anche, quindi è stato emozionante. E è anche una tappa che ci passate per andare verso il deserto. Infatti da qui in poi comincia tutta la parte delle valli e del sud del Marocco. La prima valle che abbiamo incontrato è stata la valle dello Ziz, molto bella perché si apre questo fiume su le oasi di palme, quindi vedete prima una distesa di nulla dove c'è soltanto sabbia rossa e poi arrivano tutte queste palme con queste case in terra cruda e è veramente carino. Durante il periodo in cui siamo stati noi vedete anche il passaggio appunto dalla neve alla sabbia e al deserto in una giornata, ed è assurdo pensarlo per il Marocco, perché come pregiudizio uno ha Marocco caldo, sabbia, Invece niente acqua, invece non è così. La sera siamo quindi arrivati a Merzouga, ovvero dove c'è il deserto, dove ci sono le dune, dove inizia il Sahara, perché poi il Sahara
è più nella parte a sud-ovest del Marocco. Abbiamo dormito in uno xar veramente veramente carino, con le finestre che davano sulle dune. Ed era la sera di Capodanno. Considerate che non viene, diciamo, o comunque non abbiamo percepito in quel posto almeno la festa, insomma, quindi è stata una serata molto easy, molto bella, ma molto easy, insomma, e ci stava. Altra cosa, qui c'è possibilità di fare varie esperienze, diciamo, con i quad, con i cammelli, eccetera. Informatevi bene su poi l'impatto, diciamo, che ha quello specifico tour sugli animali e sulla natura. Sì, noi abbiamo scelto di non fare nessuna di queste attività, proprio per rispetto dei cammelli, rispetto della natura, abbiamo deciso di godercelo a piedi. Esatto, una bellissima passeggiata sulle dune. Una cosa che ci sarebbe piaciuto fare, un momento, diciamo una mezza giornata di incontro con i berberi veri, cosa che non abbiamo trovato, o meglio non eravamo completamente, diciamo, certi del fatto che non fosse un qualcosa di turistico, perché non avevamo appunto contatti con magari qualcuno che poteva metterci in contatto con queste comunità nomadi. Volevamo farla notte nel deserto, mattina, grande spostamento che c'è stato da est a ovest fino a Ait Benadou, e abbiamo attraversato tutte le valli del Marocco, del sud del Marocco. È uno spostamento che va fatto, è un po' lungo, ne vale la pena. Vedete tutta la parte desertica, è bellissimo, con le montagne innevate tra l'altro ancora di più. Qui abbiamo scoperto tutto il tema delle rotte commerciali transahariane, differenze per esempio tra Xar e Casba, e di tutta la parte dell'architettura in terra cruda che non trovate in altre parti del Marocco. Soprattutto è interessante vedere come le persone si stiano mobilitando anche per mantenere viva la tradizione appunto degli Xar e delle Casba, e stiano cercando di dargli nuova vita per evitare che tutti questi centri ormai praticamente disabitati muoiano o restino completamente abbandonati. E qui un altro consiglio che vogliamo darvi: se volete fare, diciamo, questa tipologia di viaggi un po' più impegnati e un po' meno calmi, sceglietevi anche e capite quali temi poi caratterizzano il singolo paese, perché è bello capire il perché c'è una determinata cosa in un determinato punto. Qui abbiamo saltato Zagora, ci sarebbe piaciuto vedere il cartello con credo 50 giorni per Timbuktu, una roba del genere, però anche qui per questione di tempo era veramente impossibile. Capita anche un po' di campana, sono le 9. Non c'è sta marmellata. Faccio una recensione veloce di questa brioche. È buona, però non c'è la marmellata, cioè non la trovo. Dopo Ait Benadou siamo andati verso l'oceano, quindi verso Agadir. Qui siamo passati innanzitutto in mezzo a distese di alberi di argan e abbiamo visto le capre sugli alberi, molto interessante. Assurdo. E siamo arrivati nel pomeriggio ad Agadir. Anche qua è molto molto lungo come spostamento. Avremmo potuto tagliare da Ait Benadou verso Marrakesh, ma volevamo vedere la parte dell'oceano, le località un pochino dei surfisti, che sono Tamrat e Takasu. Noi infatti abbiamo dormito a Tamrat, anche qui in un hotel gestito da ragazzi, aperto in realtà da un annetto, veramente carino, curato, dove ci hanno fatto prendere un tè sulla terrazza con vista oceano. Anche qui la tappa dell'oceano secondo noi va un po' fatta, sicuramente è una meta un po' più turistica, però fa parte comunque del Marocco, così riuscite anche a capire come si relazionano con voi, diciamo, fare questo confronto tra nord e sud. Comunque in generale secondo noi non c'è molta differenza, perché sono stati tutti super carini, ma proprio super carini. Inoltre Agadir è meta anche di turismo interno, quindi ci sono molti marocchini che durante il periodo invernale si spostano ad Agadir. Ultima tappa più o meno Marrakesh. Anche qui siamo stati 24 ore, è un'altra tappa che non può mancare, anche se è la tappa più turistica del Marocco. Piazza Gema El Fna è un'esperienza che è difficile che ritroviate in un altro posto del Marocco. Molto interessante, architetture veramente veramente belle. Da Marrakesh però ci siamo spostati per un'ultima tappa, carina ma difficile da raggiungere, ovvero Imlil, che è una località alle pendici della montagna che si chiama Tokbal. Infatti tornerete un po' al fresco, pioveva di rotto, la strada
non era delle migliori. C'era e non c'era la strada. Qui c'è un posto, una caspa che abbiamo visitato, che è veramente carina ed è sponsorizzata dalla National Geographic come uno degli alloggi più belli, insomma, del Marocco, che offre anche diverse esperienze. Sono circa 90 minuti da Marrakesh verso l'interno, verso l'Alto Atlante. Fine dell'itinerario, perché poi siamo tornati a Casablanca per l'aereo di ritorno la mattina seguente. Come ci siamo informati per fare questo viaggio in Marocco? Prima cosa, appunto, noi siamo, diciamo, persone che tendono, quando possibile, a non prenotare guide, a non prenotare tour organizzati di più giorni. Poi ovviamente, ragazzi, se c'è l'esperienza bella, assolutamente, però diciamo che ci piace essere liberi di gestirci come ci piace a noi. Intendevo guide come proprio tour guidati di più giorni, in quel senso. Come facciamo? Tendenzialmente leggiamo 2 libri, ovvero National Geographic e Lolly Planet, dove troviamo tutte le informazioni, facciamo una prima base di itinerario. Poi guardiamo i vari siti di persone che appunto sono già state in Marocco per informazioni varie e cerchiamo di capire che cosa magari può essere saltabile, che cosa invece è assolutamente da vedere. Poi ragazzi, è ovvio che se uno ha 1 mese, 2 mesi di tempo, Cioè, può viversela anche vedete tutto. in modo più tranquillo. C'è un piccione che ci sta guardando in questo momento. Se vuoi fare il video con noi, sei benvenuto. Altra specifica, sul libro della Lolly Planet trovate tante tappe che vengono spesso descritti come tutti importanti, però scegliete i vostri temi. Poi, per quanto riguarda la descrizione proprio del posto, quindi magari la storia, cosa vedere, perché è importante vedere qualcosa, c'è il libro della National Geographic, che è la Bibbia. È molto più orientato alla parte culturale e storica. Per quanto riguarda invece esperienze e cibo, tendenzialmente noi prima di partire prenotiamo, se possibile, anche tutte le varie cene o pranzi fuori che andremo a fare. Per quanto riguarda le esperienze in Marocco, non abbiamo utilizzato appunto app come Get Your Guide, ma siamo stati fortunati perché tramite Booking, appunto, avendo prenotato magari il Riad o l'hotel, venivano già offerte in quella situazione appunto le esperienze, come può essere appunto la lezione di cucina, e ci siamo affidati direttamente al Riad, quindi l'esperienza l'abbiamo prenotata anche quella in anticipo, ovviamente perché te lo richiedono anche, però tutto da Booking. Secondo noi ha molto senso, perché comunque chi gestisce questi riad, che non sono, cioè noi siamo stati comunque in dei riad a prezzi basso medio, trovate anche proprio, cioè, delle persone local con cui poter parlare, quindi non è una situazione turistica. Passiamo alla logistica e agli spostamenti. È un grosso tema, perché noi personalmente preferiamo sempre noleggiare la macchina. Siamo passati sempre tramite Skyscanner, sito principale su cui guardiamo assieme a Rental Cars qualche volta, ma maggiormente Skyscanner, con le recensioni eccetera, ma non serve che ve lo dico io, scegliete quelle un po' più recensite. Molti hanno paura di guidare in Marocco o comunque all'estero. Dovrete essere un po' adattarvi alla guida degli altri paesi, nel senso, ovvio che per il Nord Europa magari siamo noi quelli un po' più scappati di casa, per il Marocco siamo noi quelli un po' più attenti, però Quindi ragazzi, fate attenzione, cioè se non ve la sentite non prendete la macchina, perché comunque soprattutto all'interno delle città è difficile, ci sono delle situazioni in cui veramente non si capisce nulla. Poi loro sono molto bravi, nel senso, nel loro caos generale sono bravissimi, però se uno non è abituato deve stare attento veramente a tante situazioni. Noi ve lo consigliamo, ma in generale per avere anche qui più libertà di spostarvi, di fare quello che volete, però attenzione. in generale per la visita del Marocco la macchina conviene, perché a certi punti è un po' difficile raggiungerli senza la macchina, o comunque abbiamo visto però che ci sono tantissimi pulmini eccetera che potete organizzare preventivamente, oppure con i riad stessi che vi danno dei contatti e vi fanno degli spostamenti assurdi, cioè da Marrakesh a Merzouga per esempio, che sono tipo 8 ore di macchina, no 6-8 ore di macchina. Anche lato treni, soprattutto nella parte diciamo Casablanca, Rabat, quella parte lì sono super avanti. Ragazzi, rispettate tutti i limiti, tutte le segnaletiche, perché la polizia è ovunque, vi ferma ogni 2x3 e c'è sempre qualcosa che avete sbagliato, cioè Sì, a prescindere, cioè nel senso, a prescindere.
cercate di veramente essere super attenti perché noi abbiamo preso 6-7 multe. 6-7 multe. Non è piacevole. Cioè, Qualcuna real, qualcuna forse no. Questo non lo sappiamo mai. non costano tanto le multe, nel senso che abbiamo pagato sui 20 euro per multa. Sì, in media sì. Considerate che se poi parleremo del budget, al budget dovete aggiungere le multe. La gendarmeria è sempre dietro l'angolo. La gendarmeria è tosta, anche perché poi non vi mettereste mai lì a magari discutere. Diciamo che preferiamo pagare una multa che farci arrestare. Esatto, perché potrebbe capitare quello. Tema macchina 4x4, giusto questo appunto, per l'itinerario che abbiamo fatto noi non serve, tutte strade asfaltate. Tema rifornimento di carburante, meglio essere sempre pieni che vuoti. Anche perché passerete nelle zone magari desertiche, ok? Quindi non è detto che ci sia rifornimento. Anche se comunque c'era spesso. Per quanto riguarda app di navigazione, anche qua importantissime. Noi utilizziamo Waze per la macchina, ma andiamo più nello specifico per quanto riguarda a piedi. La maggior parte delle volte, se non siete nella Medina o in una Medina molto caotica, Google Maps va benissimo. Quando entrate nella Medina diventa un problema. Uno, non prende, due, non ci sono le strade. La cosa da fare è scaricare un'app che si chiama maps.me. Vi fa scaricare la mappa della città o anche del paese, mi sa, offline, e ha tutte le stradine della Medina. Per usare Maps, Waze, banalmente la mail, WhatsApp, eccetera, la SIM, signori, ci sono tantissimi provider. Passiamo al quarto punto che abbiamo detto, ma affrontiamolo prima, il cibo. Noi di solito ci regoliamo in questo modo, cioè che capiamo prima quante cene fare fuori e quali sono comodi da fare, soprattutto quali pasti fare fuori sono comodi. Spesso magari ci capita che dobbiamo far pranzo un po' più veloce e quindi facciamo tappa supermercato. E è anche una cosa figa perché capite cosa vendono, cosa mangiano. I prodotti che mangereste qua si trovano fondamentalmente anche lì, anzi tutti, perché ci sono Carrefour, quindi c'è tutto, c'è veramente tutto. Partiamo dalla colazione. Per la colazione noi l'abbiamo fatta quasi sempre all'interno dei riad. Sono molto carine, sono solitamente incluse e ti portano un sacco di cose. Ovviamente se vi trovate all'interno di una città imperiale, quello che potete fare è anche semplicemente andare in una medina e trovare uno dei venditori magari di biscottini. Ci sono tutti i biscottini alla mandorla che sono buonissimi. Anche pasticcerie francesi, derivante cioè dal periodo del protettorato. Comunque ci sono tantissime pasticcerie francesi con sfogliati eccetera, quindi insomma di alternative ce ne sono tantissime. Per le cene a volte abbiamo cenato all'interno del riad dove alloggiavamo, sempre ovviamente con cibo tipico. Oltre alla cena nei riad abbiamo fatto cena a Marrakesh in un posto un pochino più pettinato, oppure appunto abbiamo fatto alcune delle esperienze, appunto la lezione di cucina che ci ha permesso poi di mangiare ovviamente lì sempre all'interno in realtà del riad. Per non star male, come tutti dicono, che una volta che si va in Marocco sicuramente si prenderà un virus intestinale, innanzitutto ragazzi non bevete l'acqua del rubinetto. Che è il più banale, ma la gente anche magari sotto la doccia state un po' con la bocca chiusa, nel senso quelle sono un po' le basi. Poi è ovvio che se vi fate un succo di frutta, per esempio nelle bancarelle dice ma il FNA a Marrakesh, cioè l'acqua è quella, sì. Oppure chiedete di utilizzare acqua in bottiglia. Esatto, noi zero problemi, Esatto. Zero. Magari noi siamo stati anche troppo attenti perché anche ci lavavamo i denti con l'acqua in bottiglia, abbiamo fatto tutte queste cose e inoltre prima di partire abbiamo fatto una cura tra virgolette di probiotici che poi abbiamo continuato anche durante il viaggio, che magari anche quella sicuramente ha aiutato. Sicuramente. Ultima cosa, fate attenzione quando prendete la carne che sia ben cotta. Questo perché ovviamente scegliete i posti con cura, molto spesso appunto fanno rifornimento i posti nella Medina. Quando sarete nella Medina vedrete come viene conservata magari la carne, magari all'aperto, magari con le mosche. Comunque diciamo che da quel punto di vista se la carne non è ben cotta È un problema grosso. potrebbe essere un problema, quindi fate attenzione. Passiamo alla parte più succosa. Quanto abbiamo speso? Gli sgay, i ghelli. Farò un morso della brioche di Memi prima di continuare. Ecco, dove c'è la marmellata? Avevo finalmente trovato la marmellata che si è mangiato Tommaso. Non è male. Partiamo dall'inizio. Volo è quello che ci è costato di più. Anche se abbiamo prenotato in anticipo di 5-6 mesi, secondo me è normale che durante Capodanno i prezzi sono quelli. 750 euro in 2, andata e ritorno. Questo è stato un po', diciamo, come singola spesa quella più grossa. Se avete possibilità, ragazzi, andate nel periodo primaverile. Secondo me è il migliore. Noi purtroppo non abbiamo le ferie in quel periodo.
Esatto. perlomeno io. Per quanto riguarda la macchina, abbiamo speso 240 euro per 10 giorni, compresa l'assicurazione completa, che noi facciamo sempre dal sito e non in loco. Fidatevi che potrebbe succedere qualunque cosa, come ci è successo nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto in Albania. Vedete quel simbolino lì? Ecco, abbiamo un problema alla macchina. Non ti ricordavi? Parte carburante e pedaggi non ci sono, carburante circa 4 pieni perché abbiamo fatto 2000 km, la benzina costava 1,40 euro al litro, quindi sui 220 euro più o meno, da aggiungere poi il pedaggio delle multe, quindi Un altri centinaio. 100 euro. Alloggi, quanto abbiamo speso? Abbiamo speso una media di 50, 60, 70 euro a notte. In totale, non a testa, Ovviamente, quindi per una camera in Riyadh tendenzialmente. Ovviamente gli hotel costano un pochino di più dei Riyadh, però il Riyadh è un'esperienza più local, cioè comunque sono le abitazioni dei benestanti marocchini. Ovviamente adesso sono quasi tutti degli hotel, ma sono veramente veramente carini e autentici. Non ci siamo spinti su appartamenti con Airbnb, siamo sempre passati da Booking. 2 eccezioni: la notte di Capodanno siamo stati in uno Xar, che come vedrete è un po' diverso dal Riyadh, e abbiamo speso 130. In realtà avevamo prenotato la notte in una delle tende che ci sono tendenzialmente appunto in mezzo al deserto, ma un mese prima, forse 15 giorni prima di partire, Sì, ci hanno detto che la prenotazione era annullata. c'era un problema con l'acqua. Alla fine c'è andata bene perché faceva freddissimo se avessimo dormito nella tenda, anche Saremmo se ci sono morti. le tende riscaldate, è andata bene così, molto comfort. L'altra eccezione invece riguarda l'ultima notte che abbiamo passato, quella prima di riprendere il volo, a Casablanca, dove abbiamo dormito in un appartamento, prenotato anche questo sempre su Booking, era vicino all'aeroporto, quindi c'era semplicemente comodo perché l'aereo era tipo alle 5 di mattina, Sì. di conseguenza ci dovevamo svegliare veramente presto. Era un condominio dove c'era anche in realtà il guardiano. Ecco, tendenzialmente all'interno degli appartamenti non c'è il riscaldamento. Poi per i pranzi abbiamo detto che tendenzialmente siamo stati Carrefour o Mariane e abbiamo speso circa 7-15 euro per pranzo in due. Per le cene abbiamo speso un pochino di più, il prezzo era sui 30 euro a cena, nel caso in cui siamo stati appunto in quel posticino un pochino più pettinato che si chiama Dar Sherifa, che vi consigliamo, abbiamo speso 50 euro. Per la lezione di cucina abbiamo speso 100 euro comprensivo della cena, quindi comunque la cena secondo noi ci è costato sui 50, alla fine costava sui 50, poteva costare sui 50. Invece quando siamo stati a Fez siamo stati da Café Clock, che anche questa è un'istituzione in Marocco, abbiamo provato l'hamburger di cammello e abbiamo speso circa 25 euro. Anche qui tema street food, vedete voi se assaggiare oppure no. Su Fidatevi. internet anche ci sono già dei consigli, magari su quali bancarelle dice ma Elfna andare. C'è tutto. Lato cash abbiamo ritirato all'inizio del viaggio 200 euro, 2000 dirham, dovrebbe essere più o meno così se non ricordo male il cambio. Ci è servito in determinate situazioni, tipo con la polizia, banalmente, per le multe, però in realtà abbiamo sempre pagato con la carta poi. E sì, magari quando acquistavamo cose da bancarelle, souvenir, queste cose qua, tendenzialmente con i contanti. Occhio alle commissioni quando ritirate, quando pagate, eccetera, perché ci è capitato, per errore mio, non abbiamo fatto con la carta tipo Revolut, che non ha commissioni su prelievi e pagamenti fino a una certa cifra, ma con la carta della banca. E non fatelo, ok? Non fatelo, fatevi Revolut, è gratis. Sony vogliono uccidere. Anche lui vuole fare Revolut, tema spesso trascurato, assicurazione sul viaggio, fatela, noi ultimamente la stiamo facendo sempre. Altro punto che mi sono dimenticato di dire: per la patente non serve convertirla, basta la nostra italiana che vale anche lì in Marocco. Per internet abbiamo speso circa una trentina di euro a testa per avere Ventina, trentina di euro, sì. per avere giga illimitati per i 10 giorni appunto in cui si è stati via. E poi ragazzi, tema magari souvenir, cose. L'unica spesa più grossa è stata che abbiamo preso un tappeto. Sì,
un tappeto berbero fatto con il pelo di cammello. Lì abbiamo speso 80 euro, un prezzo che abbiamo trattato tantissimo perché era più di 100, siamo arrivati sugli 80. Quindi quanto abbiamo speso? Per 10 giorni in Marocco, tutto compreso, abbiamo speso circa 2600 euro in totale. In Quindi due. 1300 euro a testa. Sicuramente non abbiamo scelto dei posti di lusso dove stare, abbiamo fatto spesso pranzo al supermercato, ma questo sapete già tutto se avete guardato i nostri video. E quindi niente ragazzi, il video finisce qui. Se voi avete altre curiosità, temi di cui non abbiamo parlato, scrivetecelo nei commenti, vi rispondiamo. Noi vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale e mettere un like al video se vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo viaggio.